Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo video. Smaltita l'euforia di questa vittoria al 95esimo nella zona Mazzarri, chiamiamola come vogliamo. Siamo qui oggi ad analizzare un attimo la partita a mente fredda e ringrazio tutti coloro che sono stati con noi ieri in live nel post partita, reazione a caldo, cosa che a me fa tantissimo piacere passare un paio di ore con voi in live appena finita la partita, senza avere punti di riferimento giornalistici, pagelle, senza leggere praticamente niente, perché poi è anche bello esprimere un'opinione senza essere condizionati da la stampa che conta, tra virgolette, e diciamo appunto la nostra. Prima di cominciare vi invito, per chi appunto è nuovo e passa per la prima volta sul canale, vi invito ad iscrivervi attivando la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti. Partiamo, analizziamo la partita e le pagelle per tutti i calciatori del Napoli. Allora, nei numeri la partita è tutta in favore del Napoli, nei numeri. Poi che c'è stato tantissimo disordine ed è stata riasciuffata al 95esimo, assolutamente. Però il Napoli conclude il match con un XG di 2,53 complessivo, diviso più o meno in maniera uguale per tutti e due i tempi. La Salernitana conclude con uno 0,11 di XG, praticamente pochissimo o quasi niente, pericolosa nell'area del Napoli. È vero che il Napoli, ovviamente, la prima frazione finisce 1-1. Il Napoli è quella squadra che ai 20 metri fuori all'area di rigore non esce mai in scivolata sul portatore di palla o su chi sta preparando il tiro. Diciamo che nella Salernitana un calciatore c'era da marcare fuori area, perché con i piedi e soprattutto mentalmente riesce a mettere la palla all'incrocio per caratteristiche tecniche, ovvero Candreva. Abbiamo lasciato a Candreva 20 minuti per stoppare il pallone, prendere la mira e mettere la palla all'incrocio. Grandissimo gol, assolutamente. Candreva, eh, 37 anni se non erro, sembra non accusarli anche dal punto di vista atletico, perché è un calciatore che corre per tutta la partita o quantomeno per tutto il tempo che resta in campo. Detto questo, calcio di rigore per il Napoli, sacrosanto. Fazio non vede il pallone, è in ritardo, prende solo la gamba di Simeone. 1-1 arrivato anche in un momento eh, diciamo che poteva dare un innesto di fiducia per il rientro in campo nella ripresa. Non è stato proprio così, mi aspettavo un Napoli più arrembante nella ripresa, ma ragazzi le idee sono confuse. Eh, C'è una situazione fisica che non si capisce. Mazzarri si è dato le colpe da solo insieme a Pondrelli, forse per aver caricato troppo in alcuni casi questo richiamo di preparazione, quindi qualcuno la sta accusando e qualcuno meno. Fatto è che il Napoli comunque durante tutto il match tira 20 volte verso la porta, 7 tiri nello specchio, 9 fuori, 4 bloccati. Non è stata proprio una partita dove sei stato a guardare. Forse il primo tempo eh, non hai giocato, perché non hai giocato. Abbiamo prediletto come sempre la corsia di destra, non giocando quasi mai a sinistra, perché Kvaratskhelia, se lo teniamo troppo esterno, viene triplicato. Le gabbie che vengono fatte per Kvara, non supportato da Gaetano, che ieri è partita insufficiente, lo devo dire purtroppo, anche se ovviamente non sto assolutamente in vento contro il calciatore, però nella doppia fase insufficiente, non c'è stato raccordo con Quara sulla fascia sinistra, né tantomeno in fase di interdizione ha dato quella mano che ci si aspettava. Il secondo tempo il Napoli entra in campo con la stessa confusione di idee, però a livello territoriale si vedeva un tantino di dominio nella metà campo della Salernitana. Ci siamo riversati molto più, un tantino più alti. Arriva il cambio Zerbin Politano. Politano non, appunto, non d'accordo con il cambio, l'abbiamo visto dalla faccia, però se andiamo ad analizzare poi alla lunga il cambio Zerbin-Politano ci può anche stare, perché molto probabilmente Mazzarri voleva Zerbin che
può spezzare più l'azione, quando deve mettere la gamba ce la mette quasi sempre fregandosene del cartellino, e forse in fase di strappo voleva sfruttare le caratteristiche appunto del calciatore per mettersi in contropiede. Tant'è vero che poi l'azione dell'1-1 confusa, è vero, del 2-1 scusate, confusa quanto volete voi, arriva da un contropiede che nasce in casa Napoli, e Zerbin si prende quel calcio di punizione che stava andando in porta, non andava proprio in porta perché lo stop era comunque verso l'esterno. Fatto è che da lì in poi riusciamo, tra rimpalli, rimbalzi e colpi di testa, a buttare la palla dentro. Rachmani da rapace di area di rigore stoppa il pallone quasi a ridosso dell'area piccola, e portiamo i 3 punti a casa. Ieri in live mi avete chiesto: non era fallo quello di Demme prima di arrivare al gol di Rachmani? Io ho rivisto l'azione, a me sembra che il gomito, il braccio di Demme sbatte sul corpo avversario quando Demme già sta cadendo. Sembra più che è appunto il calciatore della Salernitana ad andare a cercare il contatto, anche perché l'abbiamo sempre detto, le squadre si allenano in base ad un regolamento scritto, e quell'azione a mio avviso poteva essere rivista al VAR. Mi aspettavo infatti la review del VAR, che forse c'è stata con un check. Comunque gol regolare per quanto mi riguarda, e il Napoli porta a casa una partita sofferta assolutamente, ma che potrebbe dare un po' di linfa vitale alla mente di questi calciatori e far ritornare un tantino il sorriso. Abbiamo visto Kvaratskhelia che si è dannato tutta la partita e ha fatto come fece Zielinski a Torino, stendendosi a terra sul 2-1 di Rachmani, esausto praticamente. Fatto è che abbiamo la Fiorentina e abbiamo la Fiorentina in Coppa giovedì, e ci voleva una vittoria perché servivano i 3 punti prima di tutto, al di là della prestazione, al di là della condizione mentale che ancora non c'è, e ci auguriamo che passi questo periodo nero, perché le idee sono molto offuscate, anche se Mazzarri ha cercato di trovare un tantino la quadra con il cambio di Zerbin e appunto con gli innesti di Demme e Raspadori. Ha intensificato, diciamo, la densità nella metà campo avversaria, inserendo un centrocampista in più, un attaccante in più. È vero che voleva essere un 4-4-2, non lo so che cosa voleva essere a livello di modulo, perché era talmente disordinato il Napoli nella ripresa che era difficile vederle le linee, o meglio non le abbiamo mai viste le linee dritte. Quindi credo che Mazzarri abbia tentato solamente di portare più uomini di fronte alla loro mediana per poter cercare questa superiorità numerica o un'azione che potesse portarci al gol. Kvaratskhelia si mangia un gol comunque non semplice assolutamente, però davanti a Ochoa comunque spara rasoterra. Ochoa fa una grandissima parata col piede, segno che ancora non ci siamo a livello mentale anche per Kvara, perché davanti alla porta da un calciatore come lui mi aspetto un attimo di freddezza per poi piazzarlo quel pallone e portare i 3 punti a casa senza arrivare al 95esimo. Arriviamo, e lo diciamo anche, nelle pagelle. Facciamo le pagelle così terminiamo questo video. Non mi dilungo con i miei video di solito di 20 minuti che diventano anche un tantino pesanti. Allora, Gollini 6,5. Gollini sempre pronto, sempre carismatico e ad urlare quando serve, perché un portiere che comandi, richiami le marcature e faccia capire ai difensori centrali, agli stessi terzini che sono fuori posizione, serve come il pane. Quindi 6,5 è super sufficienza per Gollini. Mario Rui. Mario Rui in fase offensiva è vero che a sinistra abbiamo fatto poco e niente, però non riesco a dargli la sufficienza. Gli diamo un 5,5 tendente ad un 6 per carisma, per voglia, perché si è spinto in avanti. Anzi, io glielo do il 6 a Mario Rui, perché si è spinto in avanti talvolta fungendosi da centravanti aggiunto, quando Simeone appunto
te lo trovavi a ridosso del centrocampo a dettare un passaggio che non arrivava. Generosità sicuramente, voglia di vincere assolutamente, quindi perciò la sufficienza a Mario Rui. Insufficiente Juan Jesus perché è troppo lento, è macchinoso e nemmeno con la Salernitana riesce ad essere sovrastante, ecco, nei confronti dell'avversario, pur avendo avversari che sulla carta possono essere fattibili a livello tecnico per quanto riguarda il confronto difensore-attaccante. 5,5. Gli diamo un 6,5 a Rachmani perché c'è stato il gol, perché si è sfogato anche nel post partita dicendo che il ritiro sarà piaciuto al mister ma alla squadra non è piaciuto affatto. Io non sono d'accordo sui ritiri, a meno che non vengano fatti a lungo termine e lontano da tutto e tutti, ma un ritiro così, un soggiorno in albergo così non serve praticamente a niente. 6,5 per il gol e perché non ci sono stati errori gravissimi in fase di marcatura. Veniva da tantissime prestazioni poco sufficienti il calciatore del Napoli, premiato con il gol. 6,5. 6 a Di Lorenzo per la generosità e la continua discesa e doppia fase su quella fascia destra. Il capitano ritrova un tantino se stesso, partita più che sufficiente. E passiamo al centrocampo. 6,5 all'Obotka, alla fine pochissimi errori in fase di impostazione, cambi di direzione quasi a voler sostituire quel Zielinski che non c'era perché ha giocato Gaetano, appunto, e ci arriviamo. 6,5 all'Obotka. Non do la sufficienza a Cajuste perché nel primo tempo Cajuste ha peccato troppo di sufficienza nel dettare il passaggio, si trovava sempre dietro la linea avversaria, dietro appunto al marcatore diretto, non potendo ricevere il pallone. Abbiamo visto Lobotka diverse volte richiamarlo per farlo venire un tantino incontro per ricevere il pallone, ma sono movimenti che deve ancora registrare. Poi non mi piace questa foga poco controllata di Cajuste, che talvolta ci può rimettere comunque il giallo. Va a finire che intervieni male e l'avversario è scaltro e si butta il pallone avanti e tu risulti totalmente in ritardo. Cartellini dal giallo al rosso possono diciamo mettere in bilico una partita, quindi c'è bisogno di attenzione. Ecco perché l'insufficienza. Insufficiente Gaetano sia in fase difensiva e sia in fase di raccordo con l'attacco e tanto meno sufficiente in fase di tiro perché ci ha provato un paio di volte ma sbilenchi tutti e due. Ovviamente non ti puoi aspettare da un calciatore che esordisce, diciamo, tra virgolette, dal primo minuto. Non voglio dire che non merita il Napoli, eccetera, eccetera, però sono calciatori che se devi avere una squadra tra le prime 4 in classifica nel proprio campionato di competenza, è normale che non giochino, ecco. Politano, 6,5 a Politano, uno dei migliori del Napoli insieme a Kvaratskhelia, alla fine a tutta fascia e ha cercato molto più di contenere e dare una mano a Di Lorenzo che in fase propositiva, perché abbiamo visto entrare molto più il terzino in profondità che Politano, però è preziosissimo il lavoro appunto dell'esterno del Napoli, soprattutto tatticamente, intelligente tatticamente, lettura dell'azione, lettura dei passaggi in eventuali anticipi. Io gli do la piena sufficienza e 6,5 appunto a Matteo. Simeone l'hanno dato tutti per insufficiente, alla fine non può arrivare alla sufficienza perché un paio di palle ce l'ha avute da giocare, un paio di palle, che brutta espressione, un paio di palloni giocabili ci sono stati, impreciso un tantino su un paio di colpi di testa, però tanta voglia e tanta foga e tanto fiato a disposizione della squadra. Un 6 meno, dai, giusto quel meno per non raggiungere la sufficienza, altrimenti risultiamo incongruenti. Kvaratskhelia 6,5 a Quara, anzi 7 meno a Quara.
7 meno a Quara perché al di là del primo tempo, nel secondo tempo l'avrete visto tutti, credo, Mazzarri lo ha centrato quasi come trequartista dietro la punta insieme all'altro esterno. Praticamente ci siamo chiusi in una sorta di punta dell'albero di Natale ed è un Napoli che gira diversamente. Forse è un accorgimento da dover coltivare perché lo troviamo, diciamo, distaccato da quella gabbia che viene fatta proprio sull'esterno e forse può rendere anche un tantino in più il nostro Kvaratskhelia. Resta l'imprecisione sotto porta, ma c'è tantissima corsa, c'è tantissima foga e c'è tantissima voglia di svoltare e ritrovare il Napoli che fu. Da parte di Quara l'abbiamo visto sul gol del 2-1 dove completamente esausto si è steso a terra, segno di attaccamento alla maglia nella maniera più assoluta, quindi al di là di vicissitudini contrattuali, procuratori che parlano a vanvera, eccetera, eccetera, Kvaratskhelia deve solo ritrovare la via del gol per poi riacquistare massima fiducia e tornare devastante. È questo che mi auguro. Demme 7. 7 non l'abbiamo dato a nessuno, sì, non l'abbiamo dato a nessuno. 7 a Demme perché si fa 46 anni di panchina, ogni volta che entra non stecca mai la prestazione, pochissime volte che è entrato, e assolutamente non parliamo di un calciatore che lo vediamo ogni 3-2, pochissime volte subentrato e riesce sempre ad essere ordinato. La cosa che mi è piaciuta è che si è messo a disposizione di Lobotka, nel senso che Lobotka molte volte restava arretrato e Demme lo trovavi come un playmaker più avanzato, andando a dar fastidio tra la linea di difesa e di centrocampo della Salernitana, cosa che è stata la svolta alla fine tattica, anche se c'è stato tantissimo disordine perché è una situazione nuova, però è una situazione che a me non dispiace e non dispiacerebbe rivedere. 7 a Demme per la professionalità, per l'attaccamento alla maglia e la voglia di stare a Napoli, perché Demme l'ha sempre detto ed è arrivato a Napoli perché appunto voleva la maglia azzurra e a quanto pare la vuole ancora e non se ne vuole distaccare, e mi auguro che il Napoli non faccia la baggianata di darlo in prestito o venderlo da qui a giugno, perché serve comunque in un sostituto di Lobotka, serve un regista che ci veda bene, perché in qualità di regia Caiusti ancora non lo vedo, ancora non l'ho decifrato come si deve. 6 a Zerbin, non mi aspettavo un impatto così, è vero che è un tantino tecnicamente ovviamente un tantino inferiore ad altri personaggi, però ci mette tanta voglia e tanta corsa e fisicamente sembra uno dei più tonici. È vero che è entrato dalla panchina, però Zerbin, vuoi secondo me l'età, vuoi l'allenarsi cercando di avere un tantino di spazio e la voglia di arrivare, vanno oltre qualche limite tecnico e ieri ha rotto le scatole non poco su quella fascia destra in fase di interdizione, non facendo poi ripartire l'azione da quella parte per la Salernitana, che nel secondo tempo si è affacciata ben poco nella metà campo del Napoli. Raspadori 5. 5 raspadori, non per il calciatore, non ho niente contro l'uomo né tantomeno il calciatore, però bisogna vedere dove piazzarlo. Raspadori viene messo come una mina vagante e non riesce con la punta vicino e con appunto Kvaratskhelia in campo e l'esterno di là, non riesce a trovare una collocazione tattica. Forse potrebbe esibirsi come si deve dietro la punta, trequartista dietro la punta, ma sono situazioni che devono essere allenate eh, tantissimo per rendere come si deve, altrimenti ti ritrovi a ridosso della punta e fate a cazzotti per ricevere un pallone e comunque non risolviamo niente. L'abbiamo visto a inizio campionato anche con Garzia, anche nel pre campionato di le amichevoli tra luglio e agosto è stata provata la soluzione, ma c'è bisogno di automatismi e allenamenti asfissianti se vuoi cambiare tatticamente. Così vedremo poi se riuscirà a reinserirsi come l'anno scorso, facendo la differenza il nostro Raspa. Mazzarri
una sufficienza a Mazzarri gliela diamo, perché il cambio Zerbin-Politano non è nemmeno una mossa tanto azzardata e così sbagliata nel voler creare densità a centrocampo, e poi la sufficienza va a Mazzarri per tutto l'iter pre-conferenza e conferenza stampa pre-partita, dove ci ha messo la faccia, ha inneggiato ad onorare la maglia, la squadra e la città, e i calciatori ci hanno creduto fino al 95esimo. Quindi missione compiuta, 3 punti, ci distacchiamo da quei 28 punti bruttissimi che avevamo prima di questo match. Vedremo come andrà a finire la partita con la Viola e l'avventura in questa Supercoppa. Erano 3 punti fondamentali e li abbiamo fatti. Fatemi sapere la vostra nei commenti qui sotto, ragazzi. Sempre Forza Napoli. Ciao.